Eccoci qua, come vedete adesso la pianta ha tutt'altra faccia. Ciao bonsaisti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi questo video sarà interamente dedicato a questa pianta che, come sapete, è stata progettata più volte durante questo anno, almeno su carta, e oggi andremo a gettare le basi, oggi 29 dicembre 2024, per ciò che sarà poi in futuro questa pianta, ovvero adesso andrò a sistemare un pochettino la ramificazione per ciò che ci servirà dopo, andrò a sistemare tutta questa parte qui, come avevo già deciso sui disegni, e poi tra qualche mese, diciamo intorno a febbraio, andrò a effettuare il rinvaso vero e proprio, che sarà sempre in questo vaso qui, ma diciamo girando la pianta, inclinandola e tante altre cose, insomma. Quindi oggi getteremo le basi per quello che faremo poi a febbraio, il che secondo me è molto interessante. Quindi oggi ho intenzione di andare a eliminare intanto tutta questa parte gialla del vaso originale, diciamo, che già avevo tagliato sotto in un video di molto tempo fa, in modo tale da cominciare a far scendere la terra e far abituare, diciamo, un po' per questo inverno la pianta a ciò che sarà poi. Vorrei levare questo, vorrei andare a sistemare tutta questa porzione qui che non ho mai sistemato, sia a livello di monconi che voglio eliminare, sia a livello di questo secco che non ho mai lavorato e che comunque quando è arrivato qui a casa mia era già abbastanza rovinato. Quindi comunque tutta questa parte andrò a bonificarla e probabilmente non so se tenere questi due o se levarli. Per ora li lascio, o magari ne lascerò uno solo, che è quello dietro, che è un po' più grande, non lo so, vediamo. Saranno comunque parecchie operazioni per la giornata di oggi, quindi ci vediamo con il resto delle operazioni. Come dicevo prima, voi dovreste aver visto, tanto penso si possa rompere a mano. Per chi fosse interessato, questa pianta e anche altre mie piante le ho prese da Giuliana, ve ne ho parlato benissimo in questo video qui in alto a destra, e se vi interessano seguite le indicazioni, diciamo, in quel video e contattatemi per ottenere il numero, oppure guardate il suo profilo YouTube. Comunque ha sempre piante abbastanza interessanti che raccoglie lei. Per farvi un esempio, questa è una pianta che ho preso da Giuliana, e piante di questo tipo, ma anche molto diverse, non strane ovviamente, sono disponibili, potete tranquillamente contattarla. Anche questo è un esempio di pianta che ho comprato un paio di anni fa lì da Giuliana. Non so se questa qui potrebbe essere un accenno di micorrizza, può darsi anche qui, il che mi fa molto piacere. Quindi adesso vado a bonificare, diciamo, tutta l'erbaccia che è rimasta. Guardate il trifoglio che combina. Cerco di non far cadere troppa terra, in realtà no, perché non vorrei andare a scoprire troppo, diciamo, le radici con questo freddo. Quindi sto semplicemente mandando un po' più giù la terra, che poi scenderà di suo già. Eccoci qua. Ho fatto un po' di prove per cercare di capire qual è il fronte che voglio, e vi dico che ho stravolto ancora il disegno. Ora mi metto in questa posizione, che è più o meno quella di prima, per andare a sistemare questa parte, e poi vi farò vedere che cosa ho in mente. Vi dico già che questo potrebbe andare via, questo forse no, però per adesso non li tocco.
Gli attrezzi che mi serviranno adesso sono questa sgorbia bellissima che vi lascio in descrizione e queste due tronchesi. Ora, che cosa vado a fare? Quello che più o meno avevo iniziato qua. Ho anche stabilizzato la pianta in modo che non si muove e adesso vado a togliere tutto. Sono tornato dal pranzo e questa è praticamente la parte che volevo farvi vedere. Ok? La pianta andrebbe ancora un po' messa dritta. L'idea è esattamente questa, ovvero che qui parte il tronco, vedete? Con questa curva, altra curva, e poi proseguire con questo, il tronco che andrà mandato su un po' più dritto e verrà, diciamo, di nuovo un po' più verso di noi. Ora viene da sé che questo sarà il primo ramo, quindi questo probabilmente salterà, questo dietro salterà, questo qui salterà, questo forse potrei farne uscire un rametto da qui, però non lo so, forse eviterei. Questo invece posso, diciamo, farlo continuare qua, questo va allevato, questo andrà allevato ovviamente perché sta in fronte e andrà costruita così. Allora, diciamo che in questo modo mi sembra molto più conica, molto più sinuosa e diciamo che da questa vista si vede un po' di più solo quella puntina di secco, mentre quest'altra si vede un po' di meno. Quindi se noi facciamo, diciamo, il giro davanti alla pianta, quello che di solito si fa in esposizione, vediamo che questa dietro dà quasi fastidio, mentre quest'altra qua più piccola è un po' più carina. Comunque, al netto di questa cosa, qui andrò bene poi a farlo callare e qui voglio capire piano piano, senza fare danni, qual è la parte secca che poi andrà fatta ricallare anche quella. Però diciamo che come movimento la pianta così è molto meglio. Quindi ora bisogna potare, c'è poco da fare. Il lavoro verrà fatto maggiormente con le tronchesi perché i rami sono un po' più grandi, però prendo anche le forbici che ci possono tornare sempre utili. Sono abbastanza sicuro che non riconoscerete assolutamente questa pianta alla fine della lavorazione. Allora, diciamo che un ramo del genere io posso anche provare ad accorciarlo qui. Stessa cosa qua, vado un po' a tornare indietro. Cosa importante adesso, quindi non dovrò andarla, diciamo, a girare come dicevo prima, essendo non più questo il fronte, ma così devo semplicemente andarla a ritirare un po' più su e mettere, diciamo, il substrato sotto che me la va a tenere più o meno dritta come adesso. Posso dire che mi ero scordato quanto fossero duri i lecci?
taglialo di legno. Ora qui non abbiamo più niente che ci dà fastidio e quindi ci rimane solamente l'apice, diciamo, questa parte qui da filare e portare un po' più dritta. Intanto commentate e fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo progetto. Eccoci qua, ho finito tutte le operazioni che avevo in mente fino ad ora. Sono soddisfatto di com'è la pianta, secondo me ha guadagnato tanti punti in bellezza. Noi ci vediamo tra poco con il rinvaso, se così vogliamo chiamarlo. Eccoci qua, piccolo time skip per voi. Adesso sono andato a togliere un po' di terriccio, come vedete qui intorno. Siamo al 15 di marzo. E perché sto facendo proprio adesso il rinvaso? Per questo motivo. 1, 2 e 3 ci dovrebbe essere qua. E comunque anche qui, perché la pianta si sta dimostrando molto vigorosa. È partita leggermente dopo gli altri 2 lecci che vi ho fatto vedere già parecchio nei scorsi contenuti, però diciamo che sta spingendo abbastanza anche lei. Non sono le prime gemme che fa, ma ne ho tolte anche altre durante questa settimana, soprattutto qui dal tronco e da lì. Comunque, appunto, adesso è arrivato il momento di andarla a rinvasare, ovvero andarla a inclinare come vi avevo fatto vedere nel pezzo di video precedente. Non dovrebbe essere una cosa tanto invasiva. Comunque tutto il terriccio che ho tolto lo sono andato a recuperare e glielo rimetterò sotto, quindi volevo tirarla su insieme a voi e farvi vedere questa pianta come sta. Sta veramente una bomba. Credo che queste siano micorrizie, non vorrei dire cavolate. Comunque adesso la pianta dovrà essere messa più o meno in questa inclinazione, quindi qui sotto dovrò andare a mettere altro terriccio. Quindi adesso andrò a fare questo lavoro qui, quindi riportare un po' giù questo substrato, fargli un po' da accompagnamento, e poi tutta questa terra la dovrò andare a abbassare e riportare giù. Ci vediamo direttamente con il lavoro finito, perché comunque è una cosa abbastanza veloce. Eccoci qua, come vedete adesso la pianta ha tutt'altra faccia. Sono andato ad inclinarla in modo tale che quei 2 gin si vedessero un po' di meno, e secondo me così segue molto la sinuosità della pianta. Infatti sono indeciso se andare a levare questo qua in futuro, per ora lo lascio ma poi vedrò. E comunque questa struttura con il tronco principale che rientra un po', qua ci potremmo fare un ramo, qua un altro ramo, questo il primo ramo, e eventualmente con qualcosa che esca tipo qui che c'è già una gemmina, o vediamo un attimo, possiamo far uscire tranquillamente una profondità e far arrivare la pianta più o meno a questa altezza, o continuando con questo ramo. Comunque piano piano vedrò, a breve la poderò in base anche a come caccerà, per cercare anche di ridare più spinta a questo ramo qui, che è il primo ramo e ancora un po' dormicchia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Il rinvaso è stato un po' particolare perché effettivamente era molto compatto, aveva delle radici molto grandi che alcune ho lasciato e altre le ho tolte. Mo piano piano tutta questa parte qua si andrà a pulire mano a mano con l'acqua e tutto quanto, si andrà a togliere magari anche questo montarozzo molto grande. E detto ciò vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto,
commentare dicendomi che cosa ne pensate di questo progetto che ho pensato così su due piedi e iniziato a fare. Fatemi sapere che esperienza avete con i lecci, fatemi sapere se quelle sotto che abbiamo visto prima erano micorrizie. Vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram che vedete qui a video il QR code e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Buon bonsai!